Good morning guys! Siamo finalmente al Motorbike Expo di Verona. Per ora basta chiacchierare. Cominciamo a divertirci ragazzi. No, I'm not a writer. Okay. For those who Si comincia a fare sul serio. Diciamo che tutta quanta la parte touring, sportive, per quanto sia bella, l'assalto l'abbiamo fondamentalmente già vista all'EICMA di quest'anno, a parte le belle gnocche. Direi di passare oltre. Ho appena visto, non ve lo dico che cosa, ve lo faccio vedere direttamente. È un capolavoro, vero? Nuovo padiglione. Ne possiamo parlare quanto vi pare ragazzi, ma il mondo custom e l'Harley sono il binomio perfetto. E parlando di Harley non si può non fare subito un salto al nostro stand. Andiamo a odorare puzza di ottani americani. Voglio ridare un'occhiata alla Pan America e alla Bronx per vedere se a distanza di tempo l'idea è maturata in me e magari ora mi piacciono. No, continuo a non concepire una moto del genere marchiata Harley Davidson. Questa è un Harley, questa lo è, questa. Sento musica di Queen. Stand Harley. Sono al primo posto della mia graduatoria. Secondo posto Bruce Springsteen e al terzo gli AC/DC. Qui l'Aprilia fa provare la nuova versione di MotoGP utilizzando il profilo di Iannone ed è l'unico posto dove Iannone può andare forte. Si è votato ha quel pelino che tira il carretto, ma poi in pista è un pippone. Oh, questa Fortieta è la stessa cosa che vorrei fare io al serbatoio. Tutti quanti sappiamo che le nostre Sporty non hanno il livello del serbatoio ma solo la spia, e questa è la cosa che vorrei fare io sulla mia. Il livello del carburante è dato dal livello nel tubicino. Se vi interessa, Officina Sbrannetti, il nome è anche figo. Abbiate pazienza, io mi fermo un secondo. È dalle 4 che sono in piedi, ora sono le 10 e ho una fame assurda. Con la bocca riesce sempre meglio tutto. Buono, figo, a kebab. Fatto, si ricomincia. Mentre stavo mangiando ho ricevuto una chiamata da Michael. Voi non sapete chi è, ora ve lo presento. Lui è Michael ragazzi, alias Debram Studio. È il mio contatto con Neuro TV. Io oggi sarò anche cameraman per Neuro TV, canale 228 di Sky. Attualmente sono qui allo stand di Asso, un preparatore della Madonna. Questo V-Road ha del fantastico, pazzesco, esagerato. Sì, perché questa ragazzi monta una grandissima turbina da staccare la testa ragazzi. Oddio. Matteo Fustinoni di Hazard Motorcycle di Grumello del Monte, che a questo evento Motorbike Expo 2020 presenta la Isarama, che però è un work in progress, è stata dedicata al motoscafo Riva. Questo è un aspetto secondo me positivo, perché vedere un work in progress porta ancora a seguire sempre di più il suo lavoro. Quindi dove inizia? Cioè fondamentalmente qual è la prima cosa che tu pensi? Mi compro il motore e quella è la parto base. dal cuore. Questo è un doppio carburatore che su un Harley non esiste. Da lì poi sviluppo il progetto. In riva? Ma io sono nato e cresciuto sul lago di Iseo, sono sempre stato innamorato dell'acquarama e quest'anno ho deciso di dedicarci una moto. Però pronto a seguire il tuo lavoro sui social. Grazie mille. Bocca al lupo. Ciao. Qui alla mia destra abbiamo lo stand Lowride, che ogni anno raccoglie tutte queste moto customizzate e qualcuna è veramente fantastica. Tipo guardate questo chopper, cioè secondo me è veramente estremo. Questa Ironhead 900 mi fa impazzire per la colorazione, questo nero oro è veramente la fine del mondo. Comunque secondo me, e lo sottolineo, qui in mezzo ci doveva stare anche la moto di Andrea Razza, alias Chimera. Se non avete visto quella moto andate qui sopra sul link e guardatevi il video. Ora dico una bestemmia, per quante è pulita la linea della moto sembra quasi elettrica, vuoto da ogni cavo, ogni cablaggio, e in questo cupolino
ti ricorda le moto delle gare di velocità, che si chiude sul sellino, quindi si integra col telaio. Molto è anche l'estetica, la colorazione di questo motore bianco, rosso e la parte blu della colorazione Martini fatta con il telaio è il fiore all'occhiello, ragazzi. C'è un metodo che io definisco metodo Ikea: prendere un oggetto e reinventarlo. Visiera bubble head che diventa un cupolino. Fantastica, ragazzi. Dopo il Chopper City mi sono infatuato, ma veramente tanto, dei chopper, e quasi quasi in futuro potrebbe essere una bella idea. Ho dato una seconda possibilità per potervi credere alla Pan America, alla Bronx e al ferro da stiro, e non l'hanno passato, secondo me ovviamente. Ora la voglio dare a questa finta copia cinese Road Glide. All'ECMA non mi ci ero seduto. È comoda, perché è veramente comoda, però ragazzi questa è plastica, ragazzi. Rimane sempre un grandissimo Polifemo. Alle presentazioni di moto, ragazzi, c'è sempre tantissima gente, perché sono un evento. Finalmente l'ho trovato, Roberto, il ragazzo che ha costruito la moto di Simona Roberto. Se non la conoscete, ragazzi, andate su Sposter Italia. Allora, il lavoro parte una base 48, e la parte più complessa, tra virgolette, è stata quella di trasformare questo telaio 48 in un telaio rigido. Springer Replica Panhead anni 50, è un motore che è rimasto a iniezione nonostante i cablaggi non si vedono perché sono tutti all'interno del telaio. Un lavoro pulitissimo, giusto quei 2 o 3 cavi che purtroppo si devono vedere per forza di cose. Siamo d'accordo. Serbatoio originali, abbassarlo il più possibile a filo teste, quindi ho scavato tutta la parte sotto del serbatoio, ricreato la parte sotto del serbatoio per far vedere che il serbatoio risulta sospeso e cercare di pulirla il più possibile per mantenere una linea pulita e sobria. Comandi ricavati dal pieno, con i tastini integrati, microfrecce a LED della Kellerman. Scarico, sono partito da un collettore originale Vance Hines dello Short Shot, con una coppia di trumpet, lo scarico è totalmente un'altra cosa. Grazie ancora, Roberto. Ragazzi, qui accanto a me ci sono le frecce, io non le avevo viste e penso nemmeno voi. Guardate un po', queste sono le Kellerman, me la fate vedere in azione, fanno una luce pazzesca.